tutti, oggi abbiamo fatto questa frittata di cozze, la frittata tipica di Bari. Vi facciamo vedere come al solito tutta la ricetta e il procedimento per avere la stessa consistenza. Guardate che bella! Gli ingredienti per fare la frittata di cozze alla barese per 4 persone sono 5 uova, 16 cozze, 3 cucchiai di pecorino, prezzemolo tritato quanto basta, 3 fettine di aglio tritate, 3 cucchiai di olio, pepe quanto basta, sale quanto basta e 50 g di mollica di pane raffermo. Questo è pane fatto in casa da noi, vi mettiamo in descrizione il link per la ricetta del pane alla pugliese, così se volete farlo in casa anche voi per poi fare la frittata con la mollica ce l'avete la ricetta. Stiamo aprendo le cozze, però se per voi è un problema farlo, fatelo fare in pescheria, ve le danno già pulite. Per 4 persone potete mettere dalle 15 alle 20 cozze. Rompiamo le uova e le sbattiamo. Aggiungiamo l'aglio tritato e aggiungiamo il prezzemolo. Adesso aggiungiamo le cozze, la mollica di pane raffermo e un pizzico di sale. Come vedete, fare la frittata di cozze è anche molto semplice, poi vi facciamo vedere anche noi come la cuociamo in modo che venga bella, alta anche, come tutte le frittate che noi facciamo. Andiamo ad aggiungere il pecorino. A proposito, c'è una playlist che abbiamo compilato con tutte le frittate che abbiamo fatto sinora, la frittata al forno, la frittata di spinaci, tutte le frittate che abbiamo fatto le trovate lì. Quella alta e soffice che ha avuto tantissimo successo. Andiamo adesso ad aggiungere il pepe. Mi raccomando, anche il sale non ne mettete tanto perché appunto ci sono le cozze, c'è il pecorino che tendono ad essere più salati, quindi già danno sapidità alla vostra frittata, non c'è bisogno. Ecco qui il pepe, amalgamiamo sempre. Noi di frittate appunto ve ne abbiamo fatte vedere tante, però questa è proprio quella tipica di Bari, la si trova negli antipasti, spessissimo nei ristoranti, soprattutto i ristoranti di mare, ma si può mangiare ovviamente anche come secondo piatto, quindi diciamo che per 4 persone va bene come secondo, ma come antipasto potete tagliarla a quadratini e metterla appunto negli antipasti. Adesso è il momento di cuocerla. In una padella mettiamo 3 cucchiai di olio. Accendiamo adesso la fiamma, deve essere medio-alta. Appena l'olio diventa bello caldo, ci andiamo a versare il nostro composto. La frittata, lo dice la parola stessa, deve friggere nell'olio, non è una frittata a vapore. Quindi se ci mettete il coperchio, come spesso avviene, cuoce a vapore, deve essere bella fritta in modo che abbia la consistenza davvero di una frittata, come lo dice appunto la parola stessa. Questa è una frittata a regola d'arte, perché la frittata non è una ricetta in cui mischiate tutto e avete così una frittata. Come vedete tutto è studiato nei minimi dettagli in modo da avere una frittata bella da vedere e davvero buonissima da mangiare.
deve essere saporita. Questa è una frittata particolare, quella con le cozze, non è la solita, insomma. Bisogna strapazzarla un po' e poi fermarsi. Quindi come vedete noi mentre la cuociamo la frittata, anche questo passaggio è molto importante ed è diverso da quello che fanno in molti, come se la strapazzassimo un po'. Qualcuno può rimanere sorpreso da questo metodo, però in realtà la vera frittata si fa così, in modo che le uova si cuocano uniformemente, no? Sì. Anche perché vedrete che poi alla fine acquista comunque un aspetto compatto. A noi non piace il metodo appunto di lasciare lì le uova, metterci il coperchio e ok, cuociono. No, non viene con la consistenza giusta di una vera frittata. Ve lo ripetiamo, la parola stessa è di frittata, appunto ce lo dice, deve essere fritta. Che poi la frittata esiste anche in altre culture, in altri paesi, per esempio in Spagna le tortillas sono anche quelle fritte, hanno la consistenza molto simile a questa frittata, oppure anche i giapponesi fanno l'okonomiyaki, no? Loro addirittura la fanno su quella piastra a vista e non vanno ovviamente a metterci un coperchio, anche in quel caso la consistenza è davvero diversa e anche loro, se vedete un po' il procedimento di come la fanno loro, anche loro la strapazzano. Così la faceva mia nonna, è vero? Sì. Quindi questo è il metodo per fare la frittata che abbiamo ereditato dalla nonna e che tutti quando mangiano la frittata ci chiedono: ma come l'hai fatta? È diversa dal solito. In realtà cambia solo questo metodo di cottura, poi ovviamente la mollica di pane fatto in casa, anche quello va a dare molto sapore alla vostra frittata, ovviamente ve la rende anche più alta. E adesso la andiamo a girare, ci aiutiamo con un piatto, voilà! Non è un passaggio complicato. Eccola qui, guardate già come ha acquistato uniformità, è abbastanza uniforme già nonostante l'abbiamo strapazzata, quindi non viene tutta rotta, non vi preoccupate. Sta venendo anche un po' bella alta. Guardate che bella! Se vi piacciono poi le ricette baresi, sapete che noi ne abbiamo fatte già tantissime, andate a vedere la nostra playlist di ricette pugliesi, molte sono appunto baresi perché noi siamo a Bari, e avrete tantissime ricette tipiche come queste che mia nonna ci ha tramandato, quindi sono ricette davvero popolari e tradizionali. Quello che fa tantissimo, poi ovviamente ve lo ricordiamo come in ogni nostra ricetta, sono gli ingredienti che devono essere sempre belli freschi e genuini. Cercate quindi di avere cozze fresche, non surgelate, cose oppure anche il prezzemolo deve essere bello fresco, cercate le uova di alta qualità. Insomma, anche questo contribuisce tantissimo alla buona riuscita della vostra ricetta, questo lo ripetiamo sempre all'infinito. Non utilizzate ingredienti di seconda scelta per le vostre ricette fatte in casa. Adesso la giriamo per vedere se è cotta anche dall'altro lato. Il procedimento per girarla è sempre quella col piatto. E voilà. Ecco qui. Capire se è cotta bene, uniforme, regolatevi dal centro. Il centro non deve essere umidiccio. Guardate che bell'aspetto che ha. Non sembra appunto una frittata al vapore, ma una frittata appunto fritta. Guardate che bella la consistenza. Ovviamente quella non ve la possiamo tanto mostrare, adesso ve la tagliamo così ve la facciamo vedere all'interno, però già l'aspetto, guardate, è un'altra cosa rispetto alla cottura col coperchio e avrete una frittata particolarissima. Dopo 10 minuti l'abbiamo appunto girata da entrambi i lati, vi abbiamo fatto vedere, la nostra frittata è praticamente cotta, quindi è una ricetta anche abbastanza veloce
se volete farvi anche una cena così. È pronta? È pronta, adesso ve la facciamo vedere tagliata. Ma anche meno di 10 minuti. Una decina di minuti, diciamo, circa no? 10 minuti. Quindi ve la mettiamo anche tra le ricette, quelle da fare in massimo 15 minuti. Anche questa è una di quelle ricette veloci che noi stiamo raccogliendo per voi. Abbiamo spento la fiamma, Eccola qui, abbiamo finito. Quindi questa ricetta è terminata. Adesso vi facciamo vedere la frittata tagliata, così come al solito vi facciamo vedere sempre l'interno. Adesso la andiamo a tagliare, vi facciamo vedere l'interno. Guardate già com'è bella, si vede che è alta, sì, si vede, vedete così, e all'interno è cotta molto bene. Essendo così alta, anche per quello dovreste strapazzarla un po' in cottura, altrimenti essendo alta non vi cuoce poi veramente bene dentro. Tagliamo in 4 praticamente. Eccola qui. Vedete l'interno, guardate quanto è doppio, perché la frittata alta e soffice è ancora più buona, vedete? Ecco, qui si vedono le cozze, il prezzemolo, è perfetta. Eccola. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta, come al solito iscrivetevi al nostro canale cucinageek.it, fateci sapere nei commenti voi come la fate, la frittata con le cozze se siete di Bari. Inoltre, come al solito, vi lasciamo in descrizione tutti i link alle altre ricette che vi abbiamo nominato e comunque tutti i link alle playlist di altre ricette come quelle pugliesi, quelle da fare in 15 minuti e così via. Iscrivetevi su Instagram a Cucina Geek, taggateci quando fate le nostre ricette, ci fa un sacco piacere che ci mandate le foto. Iscrivetevi al nostro gruppo Facebook, insomma siamo ovunque, quindi veniteci a trovare, fateci sapere se la nostra ricetta vi è piaciuta. Alla prossima ricetta, ciao!